Buongiorno a tutti amici e bentornati. Io sono Francesca. Oggi prepariamo insieme la pastiera napoletana, un dolce squisito. Prepariamo la pasta frolla. In una bowl setacciamo 500 g di farina 00. Facciamo la fontanella e aggiungiamo 200 g di zucchero semolato, un pizzico generoso di sale, scorzetta di limone e arancia. E nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, di lasciare un like a questo video. Grazie. Aggiungiamo anche 250 g di burro, leggermente ammorbidito, magari lo tirate fuori dal frigo un'oretta prima. Aggiungiamo 3 tuorli e un uovo intero. Iniziamo a far amalgamare il nostro impasto. Inoltre, se avete una planetaria, potete fare l'impasto direttamente in planetaria, così sarà ancora più semplice. Se sentite l'impasto un pochino asciutto, potete aggiungere un goccino di latte. Aggiungetelo poco alla volta, mi raccomando. E quando risulta bello morbido il plastico, in questo modo vedete che non appiccica alle mani, possiamo far riposare il nostro impasto in frigorifero. Per velocizzare l'operazione io lo divido in panetti, li appiattisco, così raffredderanno prima. E nel frattempo prepariamo anche la crema. Quindi prendiamo un pentolino, aggiungiamo 50 g di burro, 150 g di latte e 400 g di grano cotto. Il grano è già cotto, quindi non c'è bisogno di cuocerlo nuovamente, però la tradizione napoletana lo prevede perché lo rende ancora più cremoso. Per aromatizzare naturalmente scorzetta di limone e di arancia. Portiamo ad ebollizione, lasciamo cuocere per 5 minuti e trasferiamo in una bowl e facciamo raffreddare completamente. Setacciamo 400 g di ricotta di pecora. In questo modo la ricotta sarà più vellutata. Usate un colino a maglie non troppo strette, mi raccomando, altrimenti setacciare la ricotta sarà davvero molto difficile. Se volete potete seguire le mie ricette anche su Instagram. Vi lascio tutti i link qua giù nel box informazioni sotto il video. Una volta che avremo setacciato la ricotta, aggiungiamo 350 g di zucchero e facciamo incorporare. Aggiungiamo aroma fior d'arancio oppure millefiori, o addirittura possiamo fare anche un po' di fior d'arancio e un po' di millefiori in base ai gusti, e aggiungiamo 50 ml di latte. Una volta che avremo questa consistenza cremosa, possiamo aggiungere 4 uova intere e 2 tuorli. «40 g di miele». Il miele è molto importante perché ci aiuterà a far colorire bene la pastiera durante la cottura.
E poi possiamo aggiungere la frutta candita. Possiamo scegliere se utilizzare soltanto il cedro, soltanto la scorzetta d'arancia oppure la macedonia. Io ho fatto un misto di cedro e di macedonia perché mi piace di più e poi è più colorata e allegra. Per profumare ulteriormente la nostra pastiera suggerisco di dare un'altra grattatina di scorza d'arancia e quindi infine aggiungiamo anche il grano cotto. Mettiamo il nostro ripieno a riposare in frigorifero. Nel frattempo andiamo a stendere la pasta frolla. Ha uno spessore di circa 3 o 4 mm e quindi andiamo a rivestire uno stampo da 20 cm. Con questa ricetta otterrete 2 pastiere da 20 cm oppure una pastiera grande da 26 cm. Come preferite. Vi do un piccolo suggerimento. Agli stampi come questo io preferisco invece quelli usa e getta perché permettono una cottura ancora più uniforme. Soprattutto per noi, nei nostri forni a casa che non cuociono, in maniera eccellente rispetto ai forni che si usano in pasticceria. Una volta che avremo rivestito il nostro stampo, andiamo a bucherellare il fondo. Quindi ci formiamo anche le striscioline che andranno in superficie e finalmente possiamo formare la nostra pastiera. Riempiamo fino a quasi raggiungere il bordo. Restiamo leggermente sotto di circa meno di mezzo centimetro. E adesso l'ultima fase, che è una fase molto importante, dobbiamo sovrapporre le strisce. Dobbiamo metterne 4 sotto in modo orizzontale. Così. E 3 invece andranno in diagonale. La storia delle 7 strisce della pastiera è una storia davvero molto importante perché rimanda alla leggenda sulla creazione mitologica della pastiera, che è davvero molto bella e suggestiva. Cuociamo la pastiera a 180 gradi per un'oretta, però in base al forno potrebbe essere necessario prolungare la cottura di 10 o 15 minuti o addirittura di alzare la temperatura a 200 gradi per ottenere questo effetto caramellato davvero molto goloso. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta, se così ricordate di sostenere il mio canale lasciando un like, un commento, iscrivendovi al canale e se vi va potete condividere questo video con i vostri amici. Tantissimi auguri per una serena e felice Pasqua. Vi mando un abbraccio, un bacione e ci vediamo presto nella prossima videoricetta. Ciao!